Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exo da Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso andiamo a vedere le energie principali, quindi come andrà la vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo gli uccelli, che è una carta abbastanza movimentata, soprattutto dal punto di vista delle comunicazioni, telefonate, chiamate, messaggi, anche qualche problemino legato appunto alle comunicazioni. A volte possono essere dei pettegolezzi, degli incontri un po' tra virgolette fastidiosi, oppure tanta agitazione e fermento, quindi magari cercare di accogliere delle informazioni, delle cose che possono essere veramente utili e giuste per noi, invece di lasciare andare quelle che assolutamente non ci servono, anzi ci portano solo confusione e agitazione. Magari è proprio da alcune cose che giungeranno, che con il quadrifoglio si può arrivare ad avere qualche sorpresa, qualche nuova possibilità o anche nuova fiducia, speranza. Siccome è spesso legata alla fortuna in senso lato, magari anche di avere un cambiamento fortuito, di ottenere una ricompensa, una soddisfazione, una vittoria. Quindi c'è qualcosa che può cambiare in un certo modo per noi e troviamo anche una carta, io direi anche questa abbastanza movimentata, visto che il cavaliere indica l'arrivo. L'arrivo di che cosa? Ci possono arrivare notizie, idee, persone, magari fare, ricevere visite, novità in senso lato e visto che le cose si possono muovere abbastanza in fretta, magari cercare di captare subito queste informazioni, di cogliere magari quell'opportunità al volo, oppure magari possono esserci delle cose interessanti per nuove idee, ispirazioni da mettere in moto anche per spostamenti e viaggi, eccetera. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e poi troviamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. Amore, coppia single, ovviamente per chi non è interessato può anche ascoltare perché alcune cose possono essere adattate anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Allora, troviamo il Giglio, che è una bellissima carta perché parla di condivisione, di intesa, di rispetto, di cura e protezione. Quindi vuol dire che c'è un qualcosa che sta evolvendo e sta crescendo nel verso giusto. Può essere il sentimento stesso, è ovvio, può essere anche dei progetti, delle idee, un qualcosa che vi state dedicando con tutto il vostro impegno e tutta la vostra accortezza. Abbiamo visto che le cose si muovono abbastanza in fretta in questo campo, in questo ambito. Ovviamente le emozioni saranno forti, però incanalate nel modo giusto, in modo tale che magari voi possiate gestire al meglio alcune cose. Ovviamente la stella alpina ci fa capire che non dobbiamo attaccarci eccessivamente a qualcosa e magari alleggerire il carico, i nostri pensieri, se c'è qualcosa che non va, trattenere non fa bene, magari meglio condividere, meglio aprirsi, meglio cogliere qualche occasione fortunata
che qui può valere per qualsiasi cosa. Infatti all'inizio già vi stavo dicendo, quando si tratta proprio di lettura generica, ognuno di noi può vivere una certa situazione. Chi avrà l'occasione magari di iniziare un progetto insieme, chi di fare una gita, un viaggetto, oppure tante altre cose che si hanno in mente, forse questo è appunto il momento giusto per iniziare, quantomeno verificare, capire, parlarne per poi cercare di capire poi il momento giusto quando mettere in moto. Per i single cosa vogliono dirvi? È vero che alcune carte sono abbastanza positive, secondo me, soprattutto per nuove situazioni oppure nuovi sviluppi di vecchie situazioni. Tradotto ci dicono che magari abbiamo già conosciuto una persona che abbiamo ritenuto interessante, oppure se avevamo dubbi e perplessità magari c'è un'evoluzione diversa, potremmo parlare, potremmo incontrare, potremmo avere possibilità di sentirci, insomma pian pianino e poi capire come procedere. Oppure addirittura possono voler dire che ci sono altre situazioni, altre possibilità di conoscenza, magari in un primo momento sotto forma di amicizia e poi vedere come può svilupparsi in seguito. E adesso procediamo con l'ambito più materiale del lavoro, delle finanze. Allora, c'è la carta Imeneo. Questo si riferisce ai cambiamenti importanti legati a un'intesa, a un accordo, a una promessa, un'unione, collaborazione, anche qualcosa che può riguardare il contratto stesso, delle notizie importanti. È molto utile per chi pensa di fare qualcosa di diverso o di integrare il proprio lavoro con altri lavoretti, un qualcosa per aumentare le vostre finanze, oppure molto utile per nuovi accordi, nuovi progetti da mettere in moto, quindi magari questo può servire per chi vuole fare grandi cambiamenti e per chi è alla ricerca di lavoro. E infatti troviamo delle carte abbastanza positive, ma si era capito proprio dalle carte principali, è l'intraprendenza, è l'audacia, è il muoversi verso altre direzioni che in questo momento saranno premiate. Quindi vi stanno dicendo che possono saltare fuori delle proposte, delle nuove indicazioni, un qualcosa che può migliorare in parte magari quello che già state facendo, dipende se poi non ci sono margini di miglioramento, quindi non siete soddisfatti del vostro lavoro, alcune cose non stanno per niente procedendo bene, allora queste stanno in qualche modo spingendo a, come vi dicevo, ad essere intraprendenti, a cercare altri percorsi, altre strade o altre possibili soluzioni che vi possono aiutare. E infatti è proprio la carta della costanza che ci fa capire il superamento, ci fa capire che l'impegno verrà premiato, che bisogna avere pazienza, costanza, fiducia nelle proprie capacità e pianificare un certo tipo di percorso. Come dicevo, lo sottolineo proprio soprattutto per chi è alla ricerca di nuove situazioni e nuove soluzioni e soprattutto per chi è alla ricerca di lavoro. Ci sono già delle cose che possono essere abbastanza positive per voi, quindi come proposta, come intesa, come vi dicevo proprio a livello anche di collaborazione, però diciamo per altri vuol dire che questa è una nuova fase molto positiva e molto costruttiva e quindi poi i risultati li vedrete successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!